Ciao a tutti, oggi parleremo di due costruzioni molto utili in italiano, stare plus gerundio e stare plus per. Entrambe queste espressioni sono usate per descrivere azioni in corso o imminenti, ma in modi diversi. Alla fine di questa lezione saprai come usare queste frasi nel presente e nel passato. Iniziamo subito. Prima di tutto vediamo stare plus gerundio. Questa costruzione si usa per descrivere un'azione che sta avvenendo proprio in questo momento. Per esempio, se dico sto mangiando, significa che in questo preciso momento io sto mangiando. È come dire in inglese I am eating. La forma gerundiva del verbo si crea aggiungendo ando per i verbi che finiscono in are e endo per i verbi che finiscono in ere e ire. Quindi parlare diventa parlando, leggere diventa leggendo e dormire diventa dormendo. Ecco alcuni esempi. Sto parlando con mia madre. Questo significa che in questo momento sto avendo una conversazione con lei. Un altro esempio è stiamo leggendo un libro interessante. Significa che in questo momento io e qualcun altro stiamo leggendo insieme, oppure possiamo dire loro stanno guardando un film. Questo indica che in questo momento stanno guardando un film. Ma come usiamo stare plus gerundio nel passato? Semplice, cambiamo solo il verbo stare al passato. Per esempio, stavo mangiando significa I was eating. Ecco altri esempi. Stavo parlando con mia madre quando è arrivata la telefonata. Questo significa che l'azione di parlare era in corso quando è successo qualcos'altro. Un altro esempio. Stavamo leggendo un libro interessante quando si è fatto tardi. Questo indica che eravamo impegnati nella lettura, ma poi è successo qualcos'altro. Adesso passiamo a stare plus per. Questa costruzione si usa per indicare un'azione imminente, qualcosa che sta per accadere molto presto. È come dire in inglese I am about to. Per esempio, sto per uscire significa I am about to go out. Vediamo alcuni esempi. Sto per andare al lavoro. Questo significa che tra poco andrò al lavoro. Un altro esempio è stiamo per iniziare la riunione. Questo indica che la riunione inizierà molto presto. Oppure loro stanno per partire per le vacanze. Questo significa che stanno per partire molto presto. Come si usa stare plus per nel passato? Cambiamo semplicemente il verbo stare al passato. Ad esempio, stavo per uscire quando ha iniziato a piovere. Questo significa che ero sul punto di uscire, ma qualcosa mi ha fermato. Un altro esempio è stavamo per iniziare la riunione quando è mancata la corrente. Questo indica che eravamo sul punto di iniziare, ma è successo qualcosa che ci ha impedito di farlo. Oppure possiamo dire stavano per partire quando hanno ricevuto una telefonata importante. Questo significa che erano pronti a partire, ma sono stati interrotti da una chiamata. Per riassumere, stare plus gerundio si usa per descrivere un'azione che sta avvenendo in questo momento, mentre stare plus per si usa per indicare un'azione imminente, qualcosa che sta per accadere. Ricorda che puoi usare queste costruzioni anche nel passato, semplicemente cambiando il verbo stare. Grazie per aver seguito questa lezione. Spero che ora tu ti senta più sicuro nell'usare queste due espressioni. Non dimenticare di fare pratica con le frasi che abbiamo visto oggi e di ripetere il video se ne hai bisogno. Iscriviti al canale per altre lezioni di italiano e continua a migliorare. Buona giornata e buon apprendimento.